Ciao a tutti. Tu immagini che aspetto potrebbe avere il narcisista senza maschera? Proviamo ad analizzare attentamente per quale motivo il narciso indossa una maschera e in seguito ti svelerò il suo reale aspetto. Ma si tratta proprio di una maschera? Scopriamolo insieme. Le maschere del narcisismo patologico non sono altro che delle strategie per nascondere il vero io. Il narcisista non desidera percepirsi come tale agli occhi degli altri, pertanto attua continui espedienti che gli consentono di occultare la sua vera natura. Il narcisista adulto è una persona succube di se stessa, della sua vergogna, della sua fragilità, delle sue paure e della sua consapevolezza, di rappresentare solamente un enorme bluff. L'effetto di tutto ciò gli fa percepire un senso di vuoto interiore e una mancanza assoluta di autostima. Il fatto di non sentirsi mai abbastanza lo spinge ad indossare diverse maschere, in base alle situazioni in cui si trova nel corso della sua vita. In poche parole, la maschera è la sua unica difesa che dispone per proteggersi dagli attacchi, dalle sconfitte o semplicemente per motivi alquanto futili. Quindi si può affermare che Narciso è un ottimo attore anaffettivo in grado di circuire chiunque entri a far parte della sua esistenza. Non per niente riesce ad abbindolare persino alcuni professionisti come manager, legali, psicologi e psichiatri. Detto ciò, si può dire che l'aspetto del narcisista, senza maschera, è quello di una persona infelice, depressa, senza un minimo di empatia, di sentimenti, incapace di amare, praticamente completamente vuota interiormente, ma anche piena di rabbia, di invidia e con tanta volontà di vendetta verso tutti coloro che sono felici. In sostanza è il nulla in persona, un bambino viziato, perfido e mai cresciuto nel corpo di un uomo. Un bambino mai visto, umiliato nei suoi bisogni, amato ed accettato soltanto se corrispondeva ai voleri assoluti dei genitori. Non avendo avuto la fortuna di poter godere di un sano legame familiare, da adulto si ritrova con una vera e propria ossessione di rimanere coinvolto in rapporti dove potrebbe sentirsi nuovamente rifiutato e calpestato moralmente. Ragion per cui si può avvalorare la tesi che la sua non è solo una maschera, ma è molto di più. È un falso sé, che si prepara a ripararsi dal resto del mondo, senza mai avere l'occasione di viverlo e di elaborarlo, ma soltanto per essere appagato e per non ricevere più punizioni, ma unicamente gratificazioni. Il falso sé è talmente alienato da se stesso, reificandosi a sostanza o a strumento per l'altro. In definitiva, senza la maschera il narciso è semplicemente un bambino che è stato trascurato dal punto di vista psicologico ed emotivo. L'essere umano più sofferente che abbia mai vagato su questa terra. Tutto ciò non deve intenerirti. Non dimenticare che la tua empatia la devi rivolgere verso te stessa, poiché è la chiave del tuo benessere psicologico. Provare compassione per se stessi rende più forti ed è necessaria per la propria salute mentale, poiché va ad influire e a ridurre gli stati d'ansia. È fondamentale esercitarsi per raggiungere un buon livello di dialogo interiore. Ecco come si svolge l'esercizio dell'autocompassione. Non giudicarti mai in modo negativo, ma sempre in maniera positiva. Rivolgiti a te stessa con molto garbo. Apprezza i tuoi punti di forza. Accetta il fatto che è umano commettere degli errori. Renditi conto che sei vulnerabile come qualsiasi altra persona. Prenditi cura di te stessa. Sii consapevole delle tue esigenze e dei tuoi limiti.
Sii cosciente che il dolore, lo sbaglio e la perdita fanno parte della vita. Raggiungere un certo grado di autocompassione denota il fatto di volerti bene e di saperti valorizzare. Questi sono esercizi da praticare per la tua salute mentale e fisica, che ti consentono di amarti in ogni circostanza della tua esistenza. Puoi iniziare questo percorso fin da ora. Mettiti sempre al primo posto. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.